Ciao, sono Ellis. Forse ho trovato un compromesso. Ho scovato dei mini drammi tipo di 4 puntate e quindi ho detto, questi potrebbero essere la risposta all'evaporazione della mia concentrazione. E quindi ne ho guardato uno giusto per vedere come erano le cose, per tastare un po' il terreno. K-drama, mini K-drama di 4 puntate del 2022 dal titolo Fan Letter Please. La storia. I due protagonisti si conoscono fin dalle superiori e si piacevano a vicenda, ma non se lo sono mai detti. Nel frattempo lei, che già alle superiori iniziava ad avere una carriera da attrice, è diventata poi un'attrice affermata, mentre lui, che pure ha studiato nell'università coreana più figa del mondo, la SNU, e ha iniziato e ha praticato anche come avvocato, al momento invece lavora come autista a chiamata la notte perché durante il giorno deve accudire la figlia che è malata di cancro. Figlia malata di cancro che è una fan sfegatata dell'attrice. E un giorno questa figlia che deve appunto fare una biopsia al midollo osseo, operazione esame che è estremamente doloroso, chiede e a cui lei non vuole sottoporsi, ecco, riceve dal padre la promessa di esaudire qualsiasi suo desiderio. Il suo desiderio è quello di scrivere appunto a questa attrice, che però ha un rapporto un po' conflittuale appunto con le lettere dei fan. Questo perché? Perché alle superiori ha ricevuto delle lettere minatorie eh, in una scatola insieme a un uccellino morto, insanguinato, un modello minaccia mafiosa proprio dalle persone che invece si spacciavano per amiche sue e che per gelosia nei confronti di lei, che appunto era ammirata dal protagonista, siccome queste due ragazze a loro volta erano invaghite di lui, ecco, fanno questo scherzo di pessimo gusto che però ha delle ripercussioni psicologicamente molto negative sulla psiche della protagonista che già ha un rapporto estremamente conflittuale con la madre che praticamente la usa come una macchina da soldi, ecco, però per tutto quello che non riguarda il suo fare soldi la ignora platealmente. E, il padre promette alla figlia di mandare una lettera, però scrive spacciandosi per l'attrice protagonista come se lei rispondesse alla figlia. La figlia si prende bene, siccome lui vede che questa corrispondenza ha un effetto psicologico positivo sulla figlia, sul suo approccio alle cure, ovviamente continua. Nel frattempo però l'attrice è al centro di una bufera, di uno scandalo perché si dice che appunto lei le lettere dei fan non le legge mai. Questo perché lei fa mandare all'ufficio, nel suo ufficio, non se le porta a casa e ne vengono perse un paio per strada. Quindi un giornalista scandalistico che è deciso ovviamente a smascherarla e a fare i soldi su questo scoop, porta alla ribalta questa cosa che scatena subito tutte le critiche peggiori degli utenti. Finché la bambina non arriva in suo aiuto e dice no, ma non è vero perché invece a me l'ha scritto sempre, e quindi si apre il vaso di Pandora di tutto quello che stava dietro a queste lettere. I due tra l'altro si ritrovano anche e si vede che non è mai scappata la scintilla. Però vabbè, ognuno ha i fatti suoi, lui abbastanza gravi, ma lei in realtà non da meno perché ripeto, cioè, si porta dietro un trauma non indifferente e alla fine riescono a, diciamo, aiutarsi a vicenda. Che dire di questo mini drama? Partiamo dagli attori. Allora, lei, l'attrice protagonista, lei
che pur mi sta anche abbastanza simpatica, secondo me è una di quelle attrici che interpreta sempre se stessa. Lei fa parte di una di K-pop girl band, di quelle storiche tipo, e poi nel frattempo si è data alla recitazione. Io l'ho vista già in altri due drammi, ce n'è un altro sempre con lei che voglio vedere, però ogni volta arrivo sempre alla stessa conclusione. Lei interpreta di base se stessa, cioè non c'è una dinamicità nelle sue espressioni, nella sua espressività anche. E dico che interpreta sempre se stessa perché mi è capitato una volta di vedere su YouTube un pezzo di questo, uno spezzone di questi reality che fanno in Corea, in cui gli attori praticamente si autogrande fratellano, ovvero vengono ripresi in quelle che vengono spacciate per case loro, ma non penso che siano le loro case effettive, bensì delle location apposite per queste riprese, in cui appunto vengono seguiti dalle telecamere nelle loro interazioni, nella loro vita quotidiana, e quindi nelle loro interazioni con la famiglia, in quello che fanno, eccetera, eccetera. E queste riprese poi vengono prese e commentate dai conduttori di questo reality, di questa trasmissione, insieme al personaggio, al VIP, alla celebrity di turno. E mi è capitato di vedere uno spezzone appunto suo e di altri due o tre attori. Vabbè, a parte la finzione estrema di tutto questo impianto, di tutto questo ambaradan. Però ecco, ripeto, nel caso suo specifico di lei, da come la sentivo parlare, dall'atteggiamento che usciva, ecco, in questo reality in cui lei non doveva interpretare la parte ma essere solo se stessa, ho visto una personalità veramente molto simile ai personaggi che interpreta, e quindi sono giunta a questa conclusione. Lei di base interpreta sempre se stessa. Poi ripeto, a me non è che sta antipatica, cioè mi sta anche simpatica perché comunque interpreta, tra virgolette, dei personaggi, interpreta, tra virgolette, no, interpreta sempre dei personaggi che sono, tra virgolette, un po' power, hanno delle fragilità, però non sono neanche quei personaggi che sono un po' in balia degli eventi o degli altri. Ha sempre comunque come personaggio del guizzo quasi di orgoglio che le permette in un certo senso di stare a galla. Però ripeto, il tipo di personaggio, le caratteristiche principali uniti a quello che ho visto in questo spezzone breve di reality mi portano a dire che di fatto lei interpreta se stessa, quindi secondo me di grandi capacità recitative non ce ne sono, o se ce ne sono devono comunque essere molto più esercitate. Lui l'avevo visto in oh my god, Forecasting Weather and Love o qualcosa del genere, in cui faceva il marito fedifrago della protagonista. Lui molto più bravo, molto più sottile nelle sue espressioni. Qua fa il padre appunto di questa bambina che ha avuto con un personaggio cioè fantastico, perché viene solo nominata questa madre nella sua mancanza, e non si capisce poi in che rapporti erano, se la bambina, tra virgolette, è stato un incidente di percorso. Si sa che la madre a un certo punto, non si capisce se quando la bambina era piccola, quando la bambina era appena nata, quando X, ok, sulla linea del tempo della vita di questa bambina, ha preso e se n'è andata negli Stati Uniti, salvo poi ritornare in cenere, cioè morta, defunta e già cremata, nel quarto episodio. E quindi io mi sono detta, il senso di mettere un personaggio che praticamente fa di più con la sua assenza, ma in realtà fa senza servire bene ad uno scopo. Sì, forse per giustificare l'attaccamento che questa bambina ha all'idolo, ecco, all'attrice, alla protagonista, e a queste lettere che le danno comunque speranza, le danno comunque l'idea di qualcosa di bello da aspettare. Però di fatto, cioè, non è nemmeno spiegata bene
Cioè, e rimane lì, vabbè, non si sente. Hanno fatto una figlia, non so, è stato un one night stand, cioè un'avventura di una notte, non si capisce. O forse è tradotto male, anche questo può essere. Il fatto sta che io questa cosa non me la sono molto spiegata, anzi a un certo punto, ripeto, ho cominciato a interrogarmi sul motivo di mettere, di mettere questo personaggio solo tra qua e là nei dialoghi, ok? Dicevo, lui comunque mi ha convinto, mi è piaciuto, ma è un bel personaggio e credo che l'attore l'abbia portato avanti bene. E poi vabbè c'è tutto il circondario, ci sono le due bulle, diciamo, che avevano fatto lo scherzo della lettera insanguinata con animale insanguinato alla protagonista, una delle quali diventa attrice a sua volta, mentre l'altra, che già si era pentita di questa azione nel momento stesso in cui viene compiuta, e che aiuta a un certo punto della storia, quando appunto l'attrice, la protagonista, viene accusata da quell'altra cattiva, diciamo, di essere una bulla e di averle reso la vita impossibile alle superiori con l'aiuto del protagonista. E invece quest'altra amica, che si è sempre pentita di questa azione pessima, aiuta a portare alla luce la verità. La madre della protagonista, grande figura negativa nella crescita di lei, viene mostrata solo nei flashback, ma poi non si capisce che fine faccia, non c'è un momento di chiusura tra le due, non c'è niente. Boh. Quindi dico quattro episodi che comunque hanno un impianto abbastanza compatto, tuttavia non riescono, nonostante la brevità del girato, del prodotto, ecco, a scampare certe, fra virgolette, incongruenze che troviamo anche nei drammi più lunghi. Ad esempio, come dicevo, le figure della madre di lei e della madre della bambina, che una è nominata, una è fatta vedere solo nelle sue esternazioni più negative nei confronti della figlia, e poi quando la figlia è adulta, quindi nel momento del racconto che vediamo, è scomparsa, non si sa, cioè viene nominata all'inizio perché in concomitanza con un dramma della figlia praticamente fa un video in cui la accusa di averla dimenticata dopo essere diventata super famosa, che ovviamente non fa molto bene alla reputazione della figlia. Però chiuso quello, basta, cioè non c'è un momento di confronto, non c'è un momento di risoluzione del conflitto, niente, rimane lì un filo appeso. La seconda, che è presente solo nell'assenza, ma francamente a un certo punto ci si chiede anche il perché debba essere presente pur nell'assenza, perché non ha non ha un peso, non ha una collocazione, ecco, come figura. E poi vabbè i bambini, io sarò un po' stronza, io non sono una grande fan dei bambini nei drammi. Questo perché l'ho spiegato in un altro video, perché spesso il bambino, che già di suo c'è, è un po' una creatura, ecco, una creatura. Sono un po' pesanti a volte i bambini, ok? Tanto carini, cioè ti fanno scoprire cose che non sapevi, e sono delle creature meravigliose, ma certo, cioè, sono anche un po' pesanti, ok? Il taglio che viene dato sempre all'infanzia quando è presente in questi drammi è quello del grillo parlante, ok? Il bambino che ha questa illuminazione da saggio, da monaco, saggio monaco tibetano che ha fatto 250 anni di meditazione, si è incarnato nel bambino che distribuisce pillole di saggezza a chiunque gli capiti a tiro. Allora, nella realtà i bambini ogni tanto tirano fuori delle cose che ti fanno un attimino cercare di riaccomodare sulla sedia, sì, ma ogni tanto, tanto di solito, ok? Nella realtà sono comunque creature che hanno bisogno di attenzione, di cura, a volte sono anche estremamente irragionevoli, e ci sta, fa parte di quello che sono, della loro natura, dell'età anche, ok? E qui invece
qui dico in questo dramma, ma anche in tanti altri dramma, ripeto, sembrano questi piccoli saggi che fanno cose che hanno senso solo se si guarda la trama come qualcosa che deve essere sviluppato. Che è vero che la trama deve essere qualcosa che deve essere sviluppato, però sono gli eventi che devono svilupparsi e quindi di conseguenza far sviluppare la trama. Invece il bambino spesso fa delle azioni che sono strumentali a un obiettivo che lo sceneggiatore vuole raggiungere, ma sono strumentali in un modo che snatura l'essenza stessa, le caratteristiche diciamo più comuni del bambino stesso, dell'infanzia in generale, ok? Ripeto, saggezze millenarie che non si sa da che parte siano state infuse, osservazioni di una lucidità quasi imbarazzante, azioni volte a ottenere un certo tipo di reazione che manifestano una capacità di calcolo machiavellico alla base, che dici sì vabbè, ma questo c'ha 5 anni, magari non è proprio Niccolò Machiavelli, ok? E ripeto, il problema è che la fanno sembrare la norma, perché torno a dire, cioè, a volte i bambini fanno queste cose che destabilizzano gli adulti, tante volte, cioè, non è che è una cosa che avviene nella quotidianità, ok? E quindi vabbè, qua in più abbiamo anche il carico della malattia grave che è il cancro, che immagino sia al midollo osseo, visto che la bambina a un certo punto deve fare una biopsia al midollo osseo, e che poi misteriosamente anche questo guarisce o comunque viene archiviato o comunque rientra, ok? E vissero tutti felici e contenti. Allora, non è brutto, non è neanche fatto malissimo, si poteva fare meglio, ma certo. Però ecco, dai, 4 puntate per le persone che come me soffrono veramente di mancanza di concentrazione, potrebbe essere una buona risposta. Fan letter please. Ci sono dei begli spunti, ci sono dei begli spunti comunque, ecco, ho parlato solo delle cose negative, ma ci sono anche delle cose positive. La prima cosa è il modo in cui viene mostrato l'effetto del commento negativo sulla psiche di una persona che dalla parte del destinatario di questi commenti negativi. Ma quando non è solo un commento negativo, ma sono proprio una valanga. Anche la persona magari più smaliziata, più impermeabile a questo tipo di attacco, inevitabilmente a un certo punto inizierà a soffrirne. La facilità anche con cui l'opinione del fan si può trasformare nell'attacco di un hater. La facilità anche con cui il giornalista, magari fanno vedere appunto la figura di questo giornalista che è determinato a smascherarla perché lei gli ha risposto male a un certo punto, comunque inizialmente hanno avuto uno scontro e questo sembra intraprendere una crociata contro di lei, cosa che infanga più volte la sua reputazione, crea degli scandali con, ripeto, dei risvolti potenzialmente letali, perché non è solo una questione di attacco degli haters, attacco anche fisico, perché poi fanno vedere anche queste persone che vanno nella sua agenzia, la aspettano per inseguirla, per darle addosso, eccetera, eccetera, ma si traduce anche poi in un danno lavorativo perché a seguito dei suoi scandali lei non riesce a trovare più ingaggi, cosa che, scusate se è poco, per una persona che fa l'attore, l'attrice, è un problema ben grosso. E questo secondo me non è stato approfondito tantissimo, ma è stato mostrato comunque in maniera abbastanza esaustiva, in modo da dare una panoramica quantomeno completa di tutto quello che succede e delle implicazioni, ecco, di questo attacco. Questo è stato fatto bene. Altre cose sicuramente potevano essere curate un po' meglio, però dai, tutto sommato credo che si possa ritenere un prodotto
che raggiunge la sufficienza. In più sono 4 episodi, questo è sempre un plus. Bene, fan letter please. Io direi che con questo posso fermarmi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!